Un caro saluto, benvenuti alla nostra rubrica denominata Book Crossing, dove parleremo dei libri che ci sono rimasti nel cuore. Preparatevi perché non sarà un viaggio allegro quest'oggi. Seguitemi nel lontano ottobre 1972, ove un Fokker F-27 dell'Aeronautica Militare Uruguayana si schianta sulla cordigliera delle Ande, nei pressi di Glassar de las Lágrimas. A bordo c'è la squadra di rugby uruguaiana dell'Old Christians Club, accompagnata da amici e parenti degli atleti, per un totale di 40 passeggeri e 5 membri dell'equipaggi. 12 persone muoiono durante l'incidente, ma dei 33 sopravvissuti all'impatto solo 16 riusciranno a salvarsi alla fine. Tabù racconta le 10 settimane che i superstiti hanno trascorso nella carcassa dell'aereo, a 3657 metri d'altitudine, facendo tutto il possibile per non morire. Travolti anche da una valanga, decidono, come è noto, di cibarsi dei corpi dei deceduti per avere una speranza di vita. Il 12 dicembre, tre di loro, Roberto Canessa, Fernando Parrado e Antonio Visentin, che tornerà subito all'aereo per consentire di ottimizzare i viveri e altri due, partono per un disperato viaggio a piedi lungo decine e decine di chilometri, scalando 4600 metri con sole scarpe da rugby e abbigliamento di fortuna e raggiungendo una zona civilizzata, praticamente due capanne nel nulla, dove incontrano un pastore e comunicano la loro posizione del Falken. Il 23 dicembre, 72 giorni dopo l'incidente, due elicotteri cileni recuperano i sopravvissuti delle Ande. Il titolo originale del libro ricostruzione di Paul Red è Alive, The Story of Anders Survival. Tabù invece è il titolo italiano che fa riferimento a ciò che più ha sconvolto l'opinione pubblica dell'epoca, il cannibalismo, l'antropofagia. A rendere la situazione più difficile il fatto che tutti i passeggeri dell'aereo fossero molto credenti. La decisione di accettare l'antropofagia, unica reale possibilità di sopravvivenza, viene presa dopo una lunga discussione di carattere etico-morale su quanto questa soluzione fosse ammissibile dal punto di vista del cattolicesimo. Alla fine l'antropofagia viene, in qualche modo, equiparata all'Eucarestia e ritenuta l'unica via con la quale il Signore avrebbe concesso la salvezza ai superstiti. La maggioranza di questi esce, infatti, rafforzata nella fede da questa dura esperienza, poiché Dio sarebbe stato con loro per tutto il tempo trascorso sulla montagna. Tabù è un libro che testimonia dei fatti realmente accaduti. Tabù e tante altre cose credo vada letto per riflettere meglio sulle priorità della nostra vita. So che esistono altri due libri che raccontano questa storia, scritti dai due sopravvissuti più famosi. Dovevo sopravvivere di Roberto Canessa e 72 giorni, la vera storia dei sopravvissuti delle Ande e la mia lotta per tornare, di Fernando Parrado. Entrambi non ho avuto ancora modo di leggere. Ovviamente animo, ditemi la vostra nei commenti e se il video ti è piaciuto metti un mi piace e iscrivendoti al canale. Hasta luego. Generation!